Immagina l'alba su una costa spazzata dal vento. Nebbia salmastra, mare grosso, un cielo basso che non promette bene. È il 6 giugno 1944. Il mondo trattiene il respiro. Sta per cominciare l'operazione anfibia più grande della storia. Nome in codice Overlord. Il suo primo atto, lo sbarco in Normandia, ha un nome che ormai tutti conoscono: D-Day. Per mesi gli alleati hanno preparato qualcosa di incredibile. Cantieri navali che non dormono mai, treni che attraversano l'Inghilterra carichi di uomini e mezzi, mappe studiate nei minimi dettagli e soprattutto un geniale gioco di prestigio, Operation Fortitude, la grande deception. Finti eserciti gonfiabili, radio ingannevoli, messaggi trapelati ad arte per convincere i tedeschi che lo sbarco avverrà a Calais. Il comando tedesco morde l'amo. In Normandia il vallo atlantico sembra solido, ma le riserve più forti restano lontane. Ma il maltempo rischia di annullare tutto. Eisenhower ascolta i meteorologi. Una finestra di 24 ore potrebbe aprirsi tra tempeste atlantiche. Si va! Il 5 giugno nella notte i primi a partire non sono i fanti sulle navi, ma gli aviatori e i paracadutisti. Gli americani dell'82esima e 101esima divisione aviotrasportata piombano dietro le linee per tagliare strade, ponti e riunire i reparti sparsi nella campagna normanna. I britannici della 6ª Airborne atterrano vicino all'Orne e alla famosa Pegasus Bridge. Quel ponte deve rimanere in mani alleate per fermare i contrattacchi tedeschi. Nella notte, fra siepi, campi allagati e fuoco amico, molti atterrano fuori zona. Eppure, con piccole azioni disperate, cambiano la geometria della battaglia. All'alba il mare si riempie di sagome scure. È la forza navale d'invasione. Migliaia di unità tra navi da guerra, mezzi da sbarco, dragamine. Davanti si stende una costa lunga circa 80 km, divisa in 5 spiagge con nome in codice: Utah e Omaha per gli americani, Gold e Sworth per i britannici, Juno per i canadesi. A Utah la corrente sposta i battelli più a sud del punto previsto. Paradossalmente è una fortuna, le difese sono più deboli. Il generale Roosevelt Jr. mette piede a riva, guarda la sabbia e dice: siamo sulla spiaggia sbagliata. Inizieremo la guerra da qui. Utah tiene. A Omaha invece l'inferno. Scogliere, nidi di mitragliatrici, artiglierie intatte. Molte LCA affondano prima di toccare terra. I carri Sherman DD non arrivano. Il mare inghiotte uomini e equipaggiamenti. Le prime ondate rimangono inchiodate sul bagnasciuga. Il fuoco incrociato falcia ogni movimento. Eppure a piccoli gruppi, sfruttando crateri e frangiflutti, i soldati iniziano a risalire i pendii. Tagliano il filo spinato, neutralizzano una posizione alla volta. Nel pomeriggio, a prezzo di perdite enormi, Omaha non è più imprendibile. Sulle spiagge Gold, Juno e Sworth la lezione è diversa ma altrettanto dura. Qui compaiono i famosi mezzi speciali, i Oberstfannis, carri con rulli mina, ponti pieghevoli, lanciafiamme. Strumenti strani, quasi futuristici, che aprono varchi, colmano fossati, travolgono ostacoli. I canadesi a Juno combattono casa per casa. I britannici a Sworth puntano verso Caen, obiettivo ambizioso che si rivelerà più difficile del previsto.
Dietro la linea dell'orizzonte, un martello invisibile batte senza sosta, l'aviazione alleata. Bombardieri e cacciabombardieri tagliano i collegamenti tedeschi, colpiscono convogli, ponti, snodi ferroviari. Senza rifornimenti e con ordini contraddittori, la reazione tedesca si spezza in contrattacchi locali. Il feldmaresciallo Rommel, convinto che il maltempo impedirà lo sbarco, non è sul fronte nelle prime ore cruciali e quando la situazione è chiara, è già troppo tardi per respingere gli alleati a mare. Entro la fine del D-Day, circa 156.000 soldati alleati sono in Normandia. Le perdite sono altissime, migliaia di caduti, feriti e dispersi, ma la testa di ponte c'è. Nei giorni successivi, gli alleati costruiscono 2 porti artificiali Mulberry, veri miracoli di ingegneria, per scaricare tonnellate di mezzi e provviste. La campagna diventa una lotta tra siepi, che rallenta ogni avanzata. Ma pezzo dopo pezzo, con il contributo della resistenza francese, delle unità corazzate e dell'artiglieria, il fronte tedesco cede. Köln viene sfiancata e ad agosto Parigi sarà liberata. Il D-Day è l'inizio della fine per il Terzo Reich ad ovest. Una scelta di leadership, logistica e coraggio umano in scala gigantesca. Molti dei ragazzi sbarcati quella mattina non tornarono a casa. Altri portarono per sempre addosso il peso di ciò che avevano visto. A loro dobbiamo non solo la liberazione dell'Europa occidentale, ma una lezione sulla responsabilità. Quando la libertà è in pericolo, la storia chiama. Oggi le spiagge della Normandia sono luoghi di vento e di silenzio. Le croci bianche guardano il mare come messaggeri di un giuramento. Ricordare. Camminando su quella sabbia si capisce che il D-Day non è solo un'operazione militare perfetta, è un bivio morale. La prova che cooperazione, pianificazione e sacrificio possono cambiare il destino di milioni di persone. Se questo racconto ti ha aiutato a capire meglio il D-Day, iscriviti al canale, lascia un like e condividi. La storia non è un elenco di date, è la memoria viva delle scelte che hanno costruito il nostro presente.